Buongiorno a tutti, buonasera. Siamo qui oggi con Sara D'Angelo di Vita da Cani e Alessandra Manfredi per presentarvi l'ultimo libro Logos Edizioni, Immagina di essere qui anche tu. Niente, questo è un libro molto particolare in quanto, innanzitutto è un silent per tutta la prima parte, dove alla fine c'è un testo molto poetico, direi, di Sara. Mi piaceva l'idea di condividere con voi quello che è stato il processo creativo di questo libro e anche di vedere la ragione per cui abbiamo deciso di pubblicarlo e in primo luogo per cui Alessandra e Sara hanno deciso di lavorare su questo libro. Ciao Alessandra, ciao Sara. Ciao a tutti, Ciao, buonasera. Buonasera. Bene. Allora, l'idea nasce da Alessandra, che è un amante delle galline, giusto? Sì, assolutamente. No, adesso l'ho messa un po' così. Però Alessandra, ci vuoi raccontare come mai questo tuo progetto di dedicare un intero libro ai polli e soprattutto a questa parte della realtà della vita dei polli? Sì, io allora ho sempre avuto un rapporto con le galline perché da piccola mio nonno le ha sempre tenute in casa e chiaramente in un pollaio tutto sommato normale. Però l'idea di fare proprio un libro sulle galline mi è venuta diversi anni fa, forse quasi 10 anni fa, quando ho scoperto per puro caso i video scioccanti che giravano su internet. Allora, credo fossero di allevamenti industriali britannici. E la cosa mi aveva sconvolto lì per lì, perché io penso che ultimamente siamo un pochino più abituati in senso buono a vedere certe realtà che prima forse ci veniva più difficile immaginare, o perlomeno, non so, di solito secondo me la sensibilità verso l'uccisione dell'animale è una cosa più immediata in molte persone, ma la sensibilità per capire tutto il processo di lavorazione ed arrivare all'alimento derivato, come può essere l'uovo o il formaggio, è un pochino, cioè bisogna fare un passo in più. E quindi ecco, ricordo questi video scioccanti su un allevamento industriale di galline ovaiole e la cosa mi impressionò tantissimo perché non avevo idea effettivamente di tutto quello che si nascondesse dietro. E allora ho pensato, ecco, perché non mettere anche un po' a confronto l'idea delle galline come comunque animali quasi da compagnia, perché erano comunque, da piccola li vedevo comunque dentro al pollaio, però passavo ore e ore lì con loro a chiacchierare, a dargli qualcosina da mangiare. E sono animali, secondo me, anche molto intelligenti, con delle personalità spiccatissime e divertenti. E quindi ecco, mi era piaciuta l'idea di mettere a confronto queste due realtà, la gallina come individuo e la gallina come viene vista purtroppo nel mercato, ecco, come quindi soltanto un prodotto alimentare. E perciò ecco, ho pensato di parlare per immagini e poi a queste immagini è stato come, non so, cucito su un vestito bellissimo, grazie a Sara, con un testo poetico che a me è anche piaciuto tantissimo, perché era proprio esattamente la cosa secondo me che ci voleva a questo libro. E quindi ecco, non so, si parte con delle immagini a colori del libro con i polli in libertà per vedere poi quella che è la realtà, insomma. Guarda, lo condivido un attimo così vediamo e magari anche con Sara, che è qui con noi, che Sara, tu sei un'attivista vegana da non so quanti anni, una vita ormai, no? Tanti, non si dicono più gli anni ormai, okay. Quasi. Sì, però tanti anni.
E da questo punto di vista, cioè, quello che succede all'interno degli allevamenti delle galline, che sia per la loro carne che per le uova, credo che sia una cosa di tutti i giorni per voi, no? Sì, assolutamente. Un po' nella genesi di questo lavoro, io quando tu mi hai proposto di partecipare, quando ho visto alcune tavole, è stato veramente una rivelazione, nel senso che proprio nei minimi dettagli, dal mio punto di vista, è rispecchiata la condizione, diciamo, delle due vite possibili di questo animale straordinario che è la gallina o comunque i polli, ecco. Quindi ogni piccolo dettaglio delle relazioni, dello stile di vita, la curiosità, l'intelligenza, la protezione della prole, nelle tavole a colori, già questa scelta, secondo me, molto potente di dare i colori della natura, i colori di un mondo che sembra perfetto e felice, intatto, quando c'è la vita naturale come dovrebbe essere della gallina in libertà e nella libertà di esprimersi. E poi la potenza delle tavole in bianco e nero, terrificanti, che veramente in ogni singolo dettaglio descrivono la brutalità di un sistema di dominio cui possibilmente è difficile fare una scala dell'orrore degli allevamenti intensivi, però sicuramente ciò che a me ha sempre colpito è che per alcuni animali, come appunto le galline, i polli, come nei pesci, nemmeno dall'industria di smontaggio vengono identificati singolarmente, perché non hanno neanche quella famosa orribile targhetta, no? Che comunque sostituisce il nome con un numero. Loro nemmeno, sono a volume, a peso, sono animali che non ci si prende manco il disturbo di identificarli uno per uno. Non si sa, si fa una stima dei numeri, dei volumi di produzione. E quindi mi ha molto colpito questo. Veramente Alessandra è stata bravissima nel cogliere dei momenti terribili della vita degli animali in prigionia, dei momenti di questa macchina terrificante di smontaggio dei corpi delle galline, dalla macchina che toglie il becco, i topini che sono sempre presenti negli allevamenti. A noi fanno tenerezza, però rendiamoci anche conto che ci sono proprio, si pensa che sia tutto asettico, molto bello, ma in realtà le norme sanitarie, che se anche fossero rispettate, sarebbero comunque del tutto inadeguate e insufficienti per garantire un minimo di benessere, non vengono quasi mai rispettate. Quindi l'eccezione è che tutto fili liscio. Normalmente c'è invece un completo non rispetto della normativa che ci porta a dire che il famoso benessere di cui tutti parlano degli animali all'interno degli allevamenti non esiste. È una grandissima bugia ed è un ossimoro, perché benessere non può stare accanto alla parola allevamento. Certo. Anche io non avevo mai osservato questa cosa, che effettivamente non hanno nemmeno un'identità numerica individuale. È come i pesci, cioè già è assurdo, vabbè, che l'identità venga attribuita e garantita dal numero, dalla targhetta o dal chip. Però sì, invece le galline non hanno nemmeno quello, perché è un volume che non vale neanche la pena di attribuire ad ogni singolo individuo un codice. Non viene fatto. Vengono smontate come se fossero proprio degli oggetti, non viene assolutamente riconosciuto attraverso questa operazione la minima individualità che invece loro hanno. Ognuno di loro è un soggetto unico al mondo con delle caratteristiche assolutamente peculiari, completamente diverse le une dalle altre, che invece all'interno degli allevamenti vengono completamente annientate, distrutte, e non c'è assolutamente la possibilità di esprimere nulla dal punto di vista dell'individuo singolo, niente, sono cosificati, ammassati
smontati, distrutti come degli oggetti. Mamma mia. E quindi Alessandra, come nasce l'idea di, so che magari è un po' evidente, però mi piacerebbe sentirlo con le tue parole, questa idea di partire con le immagini prima a colori e poi dopo passare al bianco e nero per poi alla fine ritornare di nuovo a colori. Guarda, secondo me mi è nata un po' dal fatto che appunto viene più facile pensare che si nascondano le brutalità in un capannone dove si produce carne piuttosto che in un capannone dove si producono uova. Cioè, io credo che chi non ha mai seguito dei documentari, visto i video degli attivisti o letto qualcosa in merito, credo che non sia così facile rendersi conto di quello che c'è dietro, del fatto che i becchi vengano amputati anche soltanto per tenerle lì tutte insieme ammassate a fare le uova. Cioè, è una cosa che forse la gente preferisce non vedere semplicemente, oppure non ne ha modo, perché a tutti gli effetti uno pensa di raccogliere nel prato l'ovetto fatto la mattina stessa e che non ci sia tutta questa grande sofferenza dietro, insomma. E quindi ecco, mi piaceva far vedere proprio quello che succede nel mondo ideale, ecco, che potrebbe anche starci all'inizio, no? Tu dici, ok, qui sono nati i pulcini, però magari io vado a raccogliere le uova lì nel prato, non do fastidio a nessuno, capito? E poi arriva la notte e ti svegli che sei da un'altra parte, cioè sei proprio in un ambiente totalmente diverso da quello naturale e c'è proprio, come diceva Sara, la privazione dell'individualità, cioè del riconoscere che sono singoli individui ma appunto vanno a peso. Quando vedi i video dei pulcini sul rullo capisci che proprio vanno a peso ed è una roba tremenda, come vengono gettati dentro quando vengono suddivisi tra maschi e femmine o l'amputazione dei becchi, cioè sono cose veramente che mi hanno lasciato così. E per cui... E comunque la scelta del libro intero è fatta per essere rivolto a un pubblico di tutte le età. Sì, secondo me cioè un cambiamento è necessario ed è possibile soltanto se si prende coscienza di quello che porti in tavola. Poi dopo tu puoi anche scegliere di fare la frittata domani, però magari la fai domani e la rifai il mese prossimo, che è comunque già un passo avanti, capito? Non è che, oddio, mi si è rotto un uovo. Cioè, ti deve dispiacere se ti si rompe un uovo, capito? Devi sentire questa cosa. E secondo me il primo passo verso questa cosa qua è far conoscere, far vedere anche ai bambini quello che c'è dietro, anche semplicemente ti deve dispiacere se ti avanza qualcosa nel piatto, capito? E poi andando avanti io spero che insomma andando avanti ci si limiti veramente fino a lasciar perdere alcune cose. Sì, deve dispiacere, ma soprattutto credo che sia importante, credo per questo libro, il fatto che offra uno spunto di riflessione, di osservazione e successivamente di discussione, no? Sì, sì, Con ma le anche persone. semplicemente il fatto di considerare la gallina come un individuo. Spesso uno non si immagina che cosa fa la gallina durante la giornata, come si rapporta con i pulcini. Anche questo secondo me è importante, perché quando tu riconosci che quell'animale è uno ed è diverso dall'altro, è già anche quello qualche cosa, capito? Non è che oggi mi mangio un pollo, oggi mi mangio quel pollo, capito? E quindi anche questo secondo me, andando a vedere proprio, toccare con mano la quotidianità di quello che
quell'individuo lì e non l'altro, può essere un inizio, insomma. Certo. E a questo proposito, Sara, voi fate un sacco di attività, no? A Porci Comodi. Io ho visitato Porci Comodi a Magnano. Ci puoi spiegare un po' che cosa fate voi come vita da cani nel santuario? Sì, allora, Vita da Cani, vabbè, si occupa di tanti aspetti e gestisce varie strutture e rifugi di accoglienza di animali, di altri animali. C'è la parte cani, infatti il nome, siamo nati solo con i cani, poi negli anni abbiamo ovviamente ampliato l'orizzonte proprio perché siamo tutti animali, ci sono tanti animali che hanno necessità. E quindi è nata l'avventura a Porci Comodi e l'avventura nel mondo dei santuari. Quindi noi siamo anche coordinatori della rete dei santuari, portiamo avanti questo progetto, questo network che mette insieme vari rifugi che ospitano animali cosiddetti da carne in Italia per riuscire un po' a, diciamo, sia a promuovere l'idea del rifugio che a promuovere proprio ciò che sta dietro, che non è soltanto un rifugio dove vengono portati in salvo gli animali liberati dall'industria della carne e dei suoi sottoprodotti, ma ancora di più forse la finalità è comunicare che un altro mondo, un altro modo di relazionarsi con gli altri animali è possibile in questo momento sempre di più necessario, non solo possibile. Quindi diciamo che la finalità della comunicazione è probabilmente meno evidente rispetto a ho salvato questi individui singoli, ma probabilmente è ancora più importante, comunque più potente, perché oltre un certo numero di ospiti, ogni santuario, per quanto noi cerchiamo sempre di ampliare gli spazi, di mappare il territorio, trovare nuovi, ogni centimetro quadrato di terreno sottratto allo sfruttamento dove possiamo appoggiare degli animali portati in libertà, per noi è fondamentale, ma è ovvio che a un certo punto se oggi tutti gli allevatori ti abbiamo persa un po', Sara. Sara, scusami, ma ti ho perso un attimo. Sicuramente quello che mi hai perso? Sì, ti ho perso dal centimetro quadrato, direi. Adesso ci siamo? Adesso Mi ci siamo. Ok. Ogni centimetro quadrato di spazio sottratto, di terreno sottratto allo sfruttamento è importantissimo. Adesso non ricordo cosa avevo detto, ma comunque per portare sicuramente in salvo degli individui, ma è ovvio che non avremo mai dovremo avere il mondo intero per portarli in salvo tutti, quindi dobbiamo lavorare perché questi che vengono considerati prodotti non vengano più prodotti, che possano essere lasciati in pace, e questo può accadere solo attraverso un grandissimo lavoro di comunicazione per fare in modo che un domani non ci sia più necessità dei santuari o dei rifugi, perché noi dobbiamo portare sempre più persone incontro agli animali per far sperimentare una cosa magica che ha un potere rivoluzionario, una scintilla immensa, che è l'empatia. Nel momento in cui le persone nel rifugio vanno incontro non ad un animale a caso, ma a quel singolo animale lì che le annusa, che gli va incontro, che lecca la mano magari, cosa succede? In quel momento lì magari c'è un incontro così profondo perché si confondono, si immedesimano negli occhi, nella pancia, nella coda, nelle zampe di quel singolo animale, e c'è questa magia, soprattutto se uno è un minimo predisposto e c'è un terreno fertile, in cui in un attimo i due quasi diventano un'entità unica. Perché? Perché viene abbattuto tutti i pregiudizi, in particolare il primo, che li fonda tutti, che è lo specismo, che nasce dalla non conoscenza. Noi non conosciamo gli altri animali, conosciamo già male i pet, gli animali che noi spesso gestiamo in modo nemmeno secondo natura, ma attribuendo tutta una serie di strutture mentali che abbiamo noi in mente. Poi sono i nostri compagni di vita,
almeno già dal nostro punto di vista, sono gestiti in modo più etico sicuramente e più umano, ma anche a loro facciamo fatica a riconoscere dignità individuale. Spesso vogliamo che siano ridotti a dei soggetti che ubbidiscono. No, loro devono potersi esprimere, noi dobbiamo cercare una relazione, comprenderci gli uni con gli altri e non fare in modo di addestrarli, addomesticarli. Noi crediamo nell'animalità, che è una qualità positiva, che non dobbiamo, con tutte le nostre strutture, sovrastrutture culturali, annientare, che è quello che sistematicamente il nostro sistema produttivo, la nostra società cerca di fare. Quindi andando invece incontro agli animali, cercando di abbattere tutti i pregiudizi, noi forse possiamo salvarci e salvare loro, perché riconosciamo che non siamo tutti uguali. Ci sono delle profonde differenze tra le specie, ma dobbiamo riconoscere una cosa fondamentale, cioè che ognuno di loro, come tutti noi, vuole soltanto essere libero e avere una vita felice, stare bene. Questo noi dobbiamo avere in mente. Nel momento in cui noi riconosciamo che le aspirazioni sono molto simili, seppur con le differenze di specie, allora non possiamo più pensare che tutto questo sia giusto e legittimo. Tutto questo non è giusto, dovremmo farci il conto. Non è giusto, noi ci fa comodo. Ed è molto complicato scardinare queste gabbie che abbiamo dappertutto, ma abbiamo in testa soprattutto. Perché queste gabbie ce le abbiamo profondamente in testa e fanno ancora pensare, per esempio, anche a molti di noi, attivisti, attiviste, non fare lo switch. Cioè ancora ci sono comunque delle idee che, oddio, vedo il cane e la catena, devo fare subito qualcosa. Mi passa vicino al camion con tutte le galline ammassate l'una con l'altra, è normale. Non è normale neanche quello, come la catena. Però c'è un lavoro enorme che noi dobbiamo fare, ma il cambiamento passa secondo noi dai santuari, perché come nel libro e nelle immagini meravigliose di Alessandra, noi possiamo mostrare che un'altra vita è possibile, quindi che i colori esistono. Dobbiamo trovarli togliendo tutto il bianco e il nero, perché davvero nei santuari noi mostriamo la vita come dovrebbe essere e come invece mai è, perché normalmente la vita è quella in bianco e nero, quella orribile in cui noi siamo dei carnefici e dobbiamo semplicemente decidere se vogliamo partecipare a tutto questo o prenderne le distanze. E ancora una volta, secondo me, i vostri libri, i nostri libri, mi ci metto anch'io, che io amo tantissimo, sono sicuramente per bambini, ma ancora molto di più per un pubblico adulto. Perché i bambini riescono nella loro, sono ancora vergini e siamo ancora in tempo, non hanno ancora tutte quelle sovrastrutture e possiamo magari, riescono a vedere il colore. Sì, è che a un certo punto la cultura, il nostro sistema, inizia a dirgli no, ma guarda che le cose stanno così, tu quello te lo devi mangiare. Il maialino che parla, che sono tutti amici, la famiglia, Peppa Pig, piuttosto che a un certo punto invece il bambino non si sa come capisce che invece se lo mangia, se lo deve mangiare, quindi c'è un tradimento, un enorme tradimento. Penso anche al libro Amigo. Cioè, c'è un momento in cui c'è uno smascheramento e anche i bambini, noi in santuario, raccontiamo la verità. Ovviamente per ogni target la visita didattica ha un linguaggio differente perché nessuno vuole traumatizzare nessuno. Però la cosa fondamentale è raccontare la verità, come stanno le cose. Questo è un dovere etico e morale che noi abbiamo. Poi uno può scegliere e decidere, però questo è un dovere. Eh sì. Guarda, io volevo leggere, se sei d'accordo, qualche riga del tuo testo. Va benissimo, sì, sì. Non so se fare la parte iniziale o quella finale. Lo leggerei tutto in realtà. Va bene, allora, facciamo così, lo leggo tutto, poi dopo chi si stufa spegne. Allora, immagina file su file di gabbie, senza inizio né fine, a perdita d'occhio. Immagina la rete che ti si attorciglia attorno alle zampe. Immagina di non poterti muovere, alzare la testa, non poter toccare o sfiorare con le ali chi ti sta accanto. Appena una manciata di centimetri più in là. Immagina di avere i piedi incastrati, di non vedere la luce del sole e non essere mai al buio,
di avvertire nella penombra migliaia di piccole vite accanto alla tua. Immagina di sentirne i sospiri e i lamenti, provenire da ogni parte, sopra, sotto e tutto intorno a te. Immagina che le tue uova, che potrebbero essere teneri pulcini, ti vengano strappate, rapite dal nido, le vedi, impotente, rotolare laggiù, lontano da te, senza che tu possa trattenerle, fermarle, opporti, portarle in salvo. Immagina di sapere che la minuscola vita che palpita, fragile là dentro, possa finire schiava come te o trucidata, stritolata da un mostruoso ingranaggio. Quasi sorpresa, un attimo dopo aver visto la luce, immagina solo per un istante di essere qui anche tu, senza nessuno che si ricordi di te, nessuno che sappia che sei al mondo. Immagina la tua vita come un oscuro inferno senza fine. Immagina il tempo, sempre uguale, sempre lo stesso. Un tempo inesorabile che ti inchioda qui dentro. Immagina i minuti, le ore, i giorni. Una stagione dopo l'altra terribilmente identiche. Anche quando fuori esplode, sfacciata, una primavera ricamata di gemme e fiori. Qui l'aria rimane uguale a se stessa, acre e pungente, come il tempo, come ogni orribile minuto. Immagina ora che si possa invece in un istante cambiare tutto questo, cancellare le gabbie, fermare il tempo e qualcuno viene a salvarti, ti tende la mano, raccoglie amorevolmente le tue uova non ancora perdute, conduci i tuoi piccoli sotto le tue tiepide ali, i figli ancora intatti in tempo, ricompone le famiglie, restituisce quanto è stato tolto. Opla. Scopriamo allora che niente è perduto e che c'è ancora speranza e che tutto può ancora accadere, non solo in sogno. Quella mano, la mano che può ancora portarci in salvo, forse, siamo noi. Ognuno di noi può fare la differenza, sistemare le cose, cambiare la parte di mondo che non ci piace. Opla. È davvero un bel testo, Sara, e direi che hai completato perfettamente sì, le immagini di Alessandra e ci hai dato anche il senso di quello che è il vostro lavoro con i santuari. E su quella mano che tende in fondo, no? Sì, perché comunque secondo noi, se uno guarda soltanto i video, ora ci sono tante investigazioni ed è giusto, per fortuna, perché in qualche modo smascherano ciò che accade al di là di queste mura. Però è anche vero che uno rimane, magari può rimanere sopraffatto da questa situazione allucinante e brutale. E quindi noi forse abbiamo un po' la fortuna e il privilegio sicuramente di vedere e conoscere benissimo la parte brutta, ma anche di poter cogliere la speranza, perché noi accudendo gli individui salvati veramente diciamo che riusciamo ad avere un po' di pace, che se no uno diventa matto se pensa solo, almeno noi che crediamo che quelli siano individui come noi, ovviamente è un eccidio che non possiamo, che difficilmente sopportiamo ogni giorno. Ecco, forse ciò che ci fa essere comunque pieni di speranza è proprio questo, che attraverso la bellezza, la poesia, l'incontro, la gentilezza che noi sperimentiamo ogni giorno nella relazione con gli altri animali all'interno dei rifugi, riusciamo anche noi ad avere un pochino più di pace, non so come dire. Questo è molto importante perché all'interno del santuario in qualche modo si sperimenta un microcosmo liberato. Dal nostro punto di vista è una piccola cellula di quello, di come dovrebbe essere il mondo che vorremmo, no? Quindi anche le relazioni sia tra animali umani che tra noi e gli altri animali e tra loro, e insomma tra tutti insieme, sono basate non sulla, non sono gerarchiche, non sono se non ci sono delle indicazioni, perché chi è più esperto ovviamente dà delle indicazioni o comunque cerca di eliminare i conflitti che possono esserci anche tra alcuni individui, perché anche tra di loro litigano, bisticciano, piuttosto che ci sono delle specie che sono un po' più invadenti, potrebbero fare male ad altri, quindi noi siamo un po' diamo delle guide, diamo delle indicazioni, cerchiamo di tenere tutti, anche gli individui più fragili all'interno dei gruppi in sicurezza. Però certamente questo è un aspetto
molto importante. Le logiche e le relazioni devono essere basate su un profondo rispetto e sulla gentilezza. La gentilezza è un potere straordinario ed è molto sia bello ma che importante lasciarsi andare alla gentilezza, perché così possiamo cambiare il mondo, non con la violenza. Io ringrazio tanto Alessandra e Sara per averci spiegato, raccontato questo libro e soprattutto quello che pensano e quello che fanno. Ricordo che parte del ricavato delle vendite del libro andrà comunque a sostegno di Vita da Cani ODV, che non ho ben capito che cosa significa. Perché con la riforma del terzo settore ci chiamiamo Organizzazione di Volontariato, ODV. Okay. È nata così. Sì. Va bene. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie mille, davvero, sia della parte del ricavato che dell'opportunità, perché è un progetto bellissimo che porteremo dappertutto. Speriamo di farne altri. Assolutamente, molto volentieri. Lo facciamo tutte le specie. Grazie a tutti allora. Grazie mille. Ciao, Buona giornata, buon lavoro. Ciao a tutti, buona serata. Ciao. Ciao, ciao, ciao.